Ok, partiamo subito. Io utilizzerò questo cordino di Tessiland, di cui vi lascio poi il link in descrizione, e un uncinetto numero 3,5. Parto subito facendo il mio finto cerchio magico, quindi faccio il mio cappietto, 1 e 2, metto magari a fuoco per bene. Ok, parto con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, e vado a fare una maglia bassissima nella prima catenella che ho fatto, in questo modo. Vedete che in questo modo si crea una sorta di anellino. Ok, a questo punto 1, 2 catenelle per alzare il lavoro, carico il filo, entro nell'anellino in questo modo, mi porto dietro anche il codino di avviamento così lo blocco subito e faccio una maglia alta. Con le 2 catenelle iniziali che ci sostituiscono la prima maglia alta siamo già a 2 maglie alte, in totale dovranno essere 8, quindi 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tiro un po' il cordino in modo da stringere e vado a fare una maglia bassissima nella seconda catenella che ho fatto per alzare il lavoro. Aspetta che c'è di mezzo il cordino che si è messo. Ok, così. A questo punto andiamo a fare un giro d'aumenti. Cosa vuol dire? Per fare un aumento io devo fare 2 maglie alte dentro la stessa maglia, quindi faccio 2 catenelle, mi sostituiscono la prima maglia alta e nello stesso punto faccio un'altra maglia alta. Mi sposto nella maglia successiva e faccio 2 maglie alte dentro la stessa maglia. Aspetta che ho sbagliato, questa è la maglia successiva, 2 maglie alte dentro la stessa maglia. Mi sposto ancora nella maglia successiva, 2 maglie alte nella stessa maglia. Quindi ogni volta che io vado a fare un aumento e dirò qua ci va un aumento, vuol dire che dovrò fare 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi questo qua è un giro in cui faccio un aumento in tutti i punti sottostanti. Quindi procedo, ok, fino all'ultima maglia, faccio le mie ultime 2 maglie alte nell'ultimo punto e dopodiché di nuovo entro nella seconda catenella che ho fatto all'inizio per alzare il lavoro e faccio una maglia bassissima. Tiro bene il filo, così mi rimane. A questo punto dobbiamo alternare una maglia singola, una maglia alta singola a un aumento, quindi faccio le mie 2 catenelle che mi sostituiscono la mia maglia singola, mi sposto nella maglia successiva e faccio un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, in quella successiva faccio una maglia alta singola, in quella successiva ancora un aumento e alterno tutto il giro con aumenti e maglie alte singole. Qui maglia alta singola, aumento, maglia alta singola e aumento, maglia alta singola e aumento. Allora io non ingrandirò più di così il mio segnaposto, perché appunto voglio fare un segnaposto piccolino, discreto, anche veloce, perché appunto l'idea era di fare un qualcosa last minute.
quindi che sia anche veloce da realizzare. Ma se voi volete farlo un po' più grande, potete continuare ad allargare alla base facendo il solito metodo del cerchio. Cosa vuol dire? Adesso noi abbiamo fatto una maglia alta alternata con un aumento. Nel prossimo giro dovremo, per aumentare il diametro del cerchio, fare 2 maglie alte singole e un aumento. Alternare quindi 2 maglie alte singole in 2 maglie diverse e un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Se vogliamo ancora fare un terzo giro e quindi continuare ad allargare la nostra base, dovremo fare 3 maglie alte singole in 3 maglie separate e un aumento e alternare 3 maglie singole e un aumento. E così via dicendo, nel senso continuando ad allargare dovete sempre aggiungere una maglia alta singola in alternanza all'aumento. Io invece ho finito di creare la nostra base. A questo punto molto semplicemente faccio 2 catenelle, ok? Mi sostituiscono la prima mezza maglia alta e andrò a fare molto semplicemente una mezza maglia alta in ciascuna maglia sottostante. Faccio la mezza maglia alta e non la maglia alta come la base, perché la base, anche se è un po' più frastagliata, diciamo, un po' più molle, va bene lo stesso, perché comunque si deve anche adattare al contenuto, mentre le pareti è bene che siano un po' più rigide, e quindi cambio il punto e faccio un punto che è un pochino più rigido, non è rigido come il punto basso, ma è un pochettino più strutturato, come appunto la mezza maglia alta. Quindi proseguo facendo mezze maglie alte in ciascun punto. Intanto che proseguo con il giro vi ricordo di iscrivervi al canale in modo da non perdere neanche un tutorial e se vi piacciono i miei contenuti di lasciare un like, un commento, in modo che anche io, nel senso, innanzitutto aiutate il canale, ma anche io so che apprezzate i miei contenuti, quindi so che posso continuare, diciamo, su questa strada. Ok, a questo punto sono arrivata all'inizio di quando ho iniziato a fare queste mezze maglie alte. Invece che chiudere con una maglia bassissima e iniziare una nuova riga, carico il filo, entro direttamente nella seconda catenella che ho fatto dall'uncinetto e faccio la mia mezza maglia alta. Quindi procederò da qui in poi a spirale. In questo modo non ci saranno i segni del cambio riga. L'unica cosa importante è mettere qua un segnapunto in modo che ricordiamo più o meno dove inizia la riga, così la faremo finire più o meno nello stesso punto. Quindi metto il mio segnapunti, ok, e continuo con le mie mezze maglie alte, così capiamo anche quante righe abbiamo fatto. Quindi noi adesso stiamo facendo la seconda riga di, diciamo, innalzamento del lavoro, quindi non stiamo più allargando la base, stiamo alzando, tra virgolette, le pareti. Quindi procedo in questo modo. Ok, io sono andata avanti quindi a fare le mie mezze maglie alte. Calcoliamo che abbiamo messo il segnapunto alla chiusura della prima riga, scusate, della seconda riga, quindi 1, 2, 3, 4 righe ho fatto. A questo punto sono soddisfatta dell'altezza e nella maglia successiva vado a fare una maglia bassissima, in questo modo. A questo punto faccio un giro di maglie basse di rifinitura, quindi ho fatto una catenella per alzare il lavoro e vado a fare una maglia bassa in ciascuna maglia sottostante, in modo da dare un po' più di struttura alle pareti.
Ok, ho finito il mio giro di maglie basse di rifinitura. A questo punto entro nella catenella che ho fatto all'inizio e faccio una maglia bassissima. A questo punto parto facendo 12 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Stiamo facendo le orecchie. Dopodiché mi sposto direttamente nella maglia successiva e faccio una maglia bassa. Dopodiché altre 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Ok, a questo punto di nuovo 12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ci spostiamo nella maglia successiva, si è incastrato il filo, e vado a fare una maglia bassa nella maglia successiva. A questo punto procedo di maglie basse fino alla fine del giro. Devo andare a incontrare diciamo dove ho iniziato a fare le orecchie. Quindi procedo con le nostre maglie basse. Ok, siamo arrivati proprio, vedete, nell'ultima maglia prima dell'inizio della nostra orecchia. Carico il filo, entro dentro all'anello che ho fatto con le 12 catenelle e faccio una mezza maglia alta. E dentro a questo anellino qua dovrò andare a fare 20 mezze maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una volta fatte le nostre 20 mezze maglie alte, salto una maglia di base, in quella successiva entro e faccio una maglia bassa. Dopodiché proseguo maglia bassa nella maglia successiva, maglia bassa in quella successiva. Sono proprio attaccata alla seconda orecchia, quindi carico il filo, entro e faccio le mie altre 20 mezze maglie alte. 2, 3, 4. Una volta finita anche questa orecchia, procedo con le mie maglie basse scusate, prima di fare la maglia bassa salto una maglia e in quella successiva faccio la mia maglia bassa, ok, in modo che si attacchi bene l'orecchia, e dopodiché proseguo con le mie maglie basse semplici. A questo punto sono arrivata alla chiusura del giro, faccio una maglia bassissima in questa, vedete, questa ultima maglia che si è creata prima dell'orecchia. A questo punto vado a fare un semplice giro di rifinitura, quindi andrò a fare una maglia bassissima in ciascuna maglia che trovo, in modo da strutturare bene il nostro piccolo segnaposto. Procedo così fino a, diciamo, alla parte centrale dove si uniscono le due orecchie. Arrivate alla fine della prima orecchia, vedete che sono in questo punto c'è la congiuntura, scusate, la congiunzione della prima orecchia, una maglia bassa e la congiunzione della seconda orecchia. Salto direttamente tutta questa parte qua e vado ad attaccarmi direttamente alla prima maglia
della mia seconda orecchia con una maglia bassissima. Dopodiché procedo con le mie maglie bassissime fino alla fine del giro e a questo punto avremo concluso il nostro segnaposto. Ed ecco qua il nostro segnaposto pasquale super veloce, proprio last minute. Se non avete avuto tempo, voglia, modo di fare una piccola decorazione per i vostri pranzi pasquali, si fa in 15 minuti a dir tanto e è veramente grazioso, non occupa tanto spazio perché comunque si sa quando ci sono i pranzi pasquali c'è sempre un sacco di cibo, un sacco di cose, quindi si può stare sul piccolo in modo da non riempire troppo la tavola. Potete riempirlo come ho fatto io di ovetti di cioccolato, potete metterci un uovo vero e proprio o un uovo di cioccolato. Secondo me è un'idea carina anche mettere un uovo proprio sodo col suo guscio e tutto, e scrivere il nome sul guscio, così c'è proprio il segnaposto vero e proprio. Io l'ho fatto col cordino, potete farlo ad esempio con lo spago, con la raffia, potete farlo con più o meno tutto, basta che sia appunto un filato un pochino strutturato, non tantissimo, ma oppure anche con la licra. Ovviamente con la licra vi verrà un po' più grande perché è un filato un po' più spesso, però l'idea comunque può adattarsi a diversi filati. Come sempre vi ringrazio per avermi seguita, grazie e ciao!